Benvenuti a Storie dalla soffitta, il canale dove ogni angolo polveroso del fumetto e delle sue incredibili diramazioni prende vita. Oggi ci immergeremo in un argomento che unisce due mondi magici, quello delle storie a fumetti e quello dei videogiochi. Parliamo di Dylan Dog e dei videogame che negli anni 90 hanno fatto sognare i fan dell'Indagatore dell'Incubo. Chi se li ricorda? Beh, se non ne avete mai sentito parlare, preparatevi a un tuffo nella nostalgia. Partiamo dal principio. Dylan Dog nasce nel 1986 dalla mente geniale e visionaria di Tiziano Sclavi. Pubblicato da Sergio Bonelli editore, il personaggio è immediatamente riconoscibile. Capelli neri, camicia rossa, giacca nera e quell'espressione sempre un po' malinconica. Ex poliziotto di Scotland Yard, Dylan si era inventato come investigatore privato specializzato in casi paranormali. Non c'è mostro, spettro o entità ultraterrena che non abbia affrontato, ma spesso il suo vero nemico è dentro di lui. Paure, dubbi e traumi mai risolti. Groucho, il suo bizzarro assistente, è la perfetta spalla comica che, con le sue battute surreali, riesce ad alleggerire anche le situazioni più tetre. A Londra, la città dove tutto accade, Dylan vive in una casa piena di cimeli e con un campanello che emette l'urlo di un mostro. Un tocco di classe, no? Negli anni 90, i videogiochi vivevano un'epoca d'oro e anche in Italia si cercava di cavalcare questa ondata di innovazione. Simulmondo, una software house bolognese fondata da Francesco Carlà nel 1988, è stata tra le pioniere del settore nel nostro paese. L'idea di Simulmondo era chiara: creare giochi che parlassero direttamente agli italiani, sfruttando franchise amatissimi come i fumetti di Tex, Diabolik e naturalmente Dylan Dog. Simulmondo aveva una visione innovativa: non solo sviluppare videogiochi completi, ma anche creare avventure episodiche da vendere in edicola, proprio come i fumetti. Un'idea avanti per i tempi, ma non priva di sfide tecniche e logistiche. Simulmondo ha lanciato diversi videogiochi dedicati a Dylan Dog, ognuno con un approccio unico e una storia diversa. Vediamoli più da vicino. Il primo grande titolo fu Dylan Dog Gli Uccisori, ispirato all'albo numero 5 del fumetto, scritto da Tiziano Sclavi e disegnato da Giampiero Casertano. Questo gioco per Commodore 64, Amiga e PC MS-DOS mescolava avventura grafica, azione e platform. Nel gioco vestivi i panni di Dylan e dovevi investigare su una serie di misteriosi omicidi, affrontando nemici e risolvendo enigmi. L'atmosfera era cupa, con una colonna sonora che cercava di evocare il mondo del fumetto. Certo, la grafica era limitata dalle tecnologie dell'epoca, ma per i fan fu emozionante entrare nel mondo di Dylan attraverso lo schermo del computer. Secondo titolo della serie, Attraverso lo specchio, prendeva ispirazione da mondi onirici e surreali. Qui Dylan doveva affrontare viaggi in dimensioni parallele, risolvendo puzzle sempre più complessi. Questo gioco spingeva di più sull'aspetto riflessivo rispetto all'azione, ma riusciva a catturare quella sensazione di disagio e mistero tipica del fumetto. Qui Simulmondo fece il salto più ambizioso. Dylan Dog, l'indagatore interattivo, non era un solo gioco, ma una vera e propria serie di 17 episodi distribuiti in edicola. Ogni episodio era un'avventura a sé, ispirata a storie originali o a trame dei fumetti. Questo formato episodico permetteva ai fan di vivere nuove avventure ogni mese, proprio come leggere un nuovo albo. Le meccaniche erano simili: esplorazione, enigmi e qualche scontro con creature dell'orrore. Ma la novità stava nell'idea di collezionare le avventure. Non era fantastico trovare una cassetta floppy insieme al proprio fumetto preferito? Simulmondo aveva inventato un vero e proprio Netflix dei videogiochi, ma nel 1993. Nonostante il successo iniziale e l'entusiasmo dei fan, i giochi di Dylan Dog e Simulmondo incontrarono alcuni ostacoli. Le limitazioni tecniche dell'epoca rendevano difficile ricreare pienamente l'atmosfera del fumetto, e il formato episodico, pur innovativo, aveva costi e tempi di sviluppo che non sempre potevano essere rispettati. Tuttavia, questi titoli rimangono un pezzo di storia importante, non solo per i fan di Dylan Dog, ma per tutto il settore videoludico italiano. Mostrano quanto fosse forte la passione e la voglia di innovare, anche in un'industria allora nascente nel nostro paese. Non posso nascondere l'emozione quando parlo di questi giochi. Erano lontani dalla perfezione, ma avevano un'anima unica. Riuscivano a farti sentire parte del mondo di Dylan Dog, ti mettevano davanti ai suoi incubi e alle sue sfide.
Forse erano più semplici di quanto oggi ci aspetteremmo, ma l'atmosfera, quella, era inconfondibile. Questi giochi ci ricordano un'epoca in cui tutto sembrava possibile, quando bastava un floppy disk e un po' di immaginazione per vivere un'avventura incredibile. E voi? Vi ricordate di questi giochi? Li avete mai giocati o vi abbiamo fatto venire voglia di riscoprirli? Fatecelo sapere nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi altre storie come questa. Vi aspettiamo nel prossimo episodio di Storie dalla soffitta.